Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cortrium ST Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'ha Cortrium? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cortrium durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cortrium? Cortrium ha un farmaco a base del principio attivo metilprednisolone, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda ST Farmaceutici SRL. Cortrium può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cortrium 40 mg/2 ml polvere solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino più 1 fiala solvente 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ST Farmaceutici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: metilprednisolone. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: disordini endocrini, insufficienza adrenocorticale acuta, l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di scelta. L'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, soprattutto quando vengono usati gli analoghi sintetici. Malattie del collagene. Durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento, in particolari casi di lupus eritematosus sistemico. Alterazioni dermatologiche: A. Pemfigo. B. Eritema multiforme grave, sindrome di Stevens-Johnson. C. Dermatite esfoliativa. Stati allergici. Controllo di condizioni allergiche gravi o inabilitanti non rispondenti alla terapia tradizionale, in caso di A. Asma bronchiale. B. Dermatite da contatto. C. Malattia da siero. D. Reazioni di ipersensibilità ai farmaci. E. Edema angioneurotico, orticaria, shock anafilattico, in aggiunta all'adrenalina. Malattie gastrointestinali, colite ulcerosa, terapia sistemica o come clister ritentivo o a goccia per far superare al paziente una fase particolarmente critica della malattia, ileite segmentaria. Stati edematosi per indurre la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica senza uremia o di tipo idiopatico o dovuti al lupus eritematosus sistemico. Sistema nervoso centrale: edema cerebrale da tumore primario o metastatico o associato a terapia chirurgica o radiante, riacutizzazioni della sclerosi multipla, lesioni acute del midollo spinale. Il trattamento deve iniziare entro 8 ore dal verificarsi del trauma. Affezioni neoplastiche. Trattamento palliativo di leucemia e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia. Terapia palliativa dei tumori in fase molto avanzata. Cortrium può anche essere usato nelle seguenti condizioni: A. Neurodermite generalizzata. B. Febbre reumatica acuta. C. Shock grave, emorragico, traumatico, chirurgico. Nei casi di shock grave, l'uso di Cortrium endovena può aiutare nel ripristino della situazione emodinamica. La terapia corticosteroidea non deve essere considerata come sostituzione dei metodi standard per combattere lo shock, ma esperienze recenti indicano che l'uso concomitante di dosi massive di corticosteroidi, insieme ad altre misure terapeutiche, può aumentare l'indice di sopravvivenza. D. Ustioni esofagee. In caso di ustioni esofagee dovute ad ingestione di agenti caustici, la terapia corticosteroidea ha diminuito l'incidenza di aderenze e di morbilità. Per esplicare la loro azione, i corticosteroidi devono essere somministrati entro 48 ore dall'avvenuta ustione. Uno steroide a rapida azione come Cortrium può essere somministrato insieme a fluidi e antibiotici, quale trattamento iniziale. Dopo esofagoscopia la somministrazione del farmaco può essere interrotta in pazienti che non presentano ustioni. Il trattamento di questi pazienti con danno esofageo devono continuare con metilprednisolone acetato iniettabile o compresse, se tollerato, PA antibiotici e drenaggio. E. Prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia antitumorale. F. Terapia adiuvante nelle gravi pneumopatie da pneumocisti sirovici in soggetti affetti da AIDS. La somministrazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio del trattamento antimicrobico. Posologia: uso intramuscolare ed endovenoso. Quando ha richiesto un trattamento ad alte dosi, la dose raccomandata di Cortrium, metilprednisolone sodio succinato, A di 30 mg/kg somministrata per via endovenosa in un intervallo di tempo di almeno 30 minuti.
Questa dose può essere ripetuta ogni 4-6 ore per un periodo di 48 ore. La dose iniziale deve essere somministrata per via endovenosa nell'arco di più minuti. In generale, la terapia con corticosteroidi a dosi elevate deve essere continuata solo sino a che la condizione del paziente si sia stabilizzata, generalmente non oltre le 48-72 ore. Sebbene gli effetti indesiderati associati alla terapia con corticoidi a dose elevata per breve termine siano rari, si può verificare un'ulcera peptica. Può essere indicata una terapia antiacida profilattica. Quando ha richiesto un trattamento mediante la somministrazione endovenosa in bolo di Cortrium per stati patologici in riacutizzazione e o non PA responsivi alla terapia standard, quali quelli sotto elencati, i dosaggi consigliati sono i seguenti. Sclerosi multipla. 1 g/bAV per 3 giorni o per 5 giorni. Stati edematosi, glomerulonefrite, nefrite lupica. 30 mg/kg EV a giorni alterni o 1 g/bAV per 3, 5 o 7 giorni. Tali schemi possono essere ripetuti qualora non si fosse notato un miglioramento entro la settimana successiva alla fine del trattamento, o qualora le condizioni del paziente lo suggerissero. Lesioni acute del midollo spinale. Gli schemi posologici che seguono si riferiscono alla sola indicazione delle lesioni acute del midollo spinale. Per i pazienti trattati entro 3 ore dal trauma, somministrare 30 mg/kg EV di Cortrium in bolo nell'arco di 15 minuti, seguito da un intervallo di 45 minuti e quindi da un'infusione di mantenimento di 5,4 mg/kg per ora durante le successive 23 ore. Per i pazienti trattati tra le 3 e le 8 ore dal trauma, somministrare 30 mg/kg EV di Cortrium in bolo nell'arco di 15 minuti, seguito da un intervallo di 45 minuti e quindi da un'infusione di mantenimento di 5,4 mg/kg per ora durante le successive 47 ore. Per la pompa d'infusione deve essere utilizzato un sito endovenoso distinto. Il trattamento deve iniziare entro 8 ore dal verificarsi del trauma. Terapia palliativa nel tumore in fase molto avanzata. 120 mg/bAV fino a 8 settimane hanno dimostrato di migliorare significativamente dolore, nausea/vomito, anoressia, astenia ed ansia. Nella prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia antitumorale sono consigliati i seguenti schemi posologici. Nella chemioterapia da lieve a moderatamente emetizzante, somministrare 120-240 mg di metilprednisolone sodio succinato da solo associato ad una fenotiazina clorurata un'ora prima della chemioterapia, seguito da una seconda dose di metilprednisolone sodio succinato al momento della chemioterapia, e da una dose finale di metilprednisolone sodio succinato da somministrarsi prima che il paziente venga dimesso per garantire una copertura antiemetica prolungata dopo che il paziente ha lasciato l'ospedale. Nella chemioterapia altamente emetizzante, somministrare 240 mg di metilprednisolone sodio succinato più 1,2,5 mg di idroperidolo o 1,5,2 mg/kg di metoclopramide un'ora prima della chemioterapia. Una seconda dose di metilprednisolone sodio succinato deve essere somministrata al momento della chemioterapia. Una dose finale di metilprednisolone sodio succinato è somministrata prima che il paziente venga dimesso per garantire una copertura antiemetica prolungata dopo che il paziente ha lasciato l'ospedale. Terapia adiuvante della polmonite da pneumocisti siroveci grave nei pazienti con AIDS. 0,5 mg/kg ogni 6 ore per un periodo di 10 giorni. La somministrazione deve avvenire entro 24 ore dall'inizio della terapia antimicrobica. Nelle altre indicazioni la dose iniziale può variare da 10 a 40 mg di metilprednisolone a seconda della condizione clinica da trattare. Dosi più elevate possono essere richieste per il trattamento a breve termine di condizioni acute e gravi. La dose iniziale deve essere somministrata per via endovenosa nell'arco di più minuti. Le dosi successive possono essere somministrate per via endovenosa o intramuscolare ad intervalli determinati sulla base della risposta del paziente e delle sue condizioni cliniche. La terapia corticosteroidea è una terapia adiuvante e non sostitutiva della terapia convenzionale. La dose può essere ridotta nei neonati e nei bambini, ma deve essere determinata soprattutto in funzione della gravità delle condizioni e della risposta del paziente, piuttosto che dalla sua età e dal suo peso. Essa non deve essere inferiore a 0,5 mg/kg/die. Il dosaggio deve essere diminuito gradualmente quando il farmaco è stato somministrato per più giorni. Qualora, durante il trattamento di una malattia cronica, fosse notato un periodo di remissione spontanea il farmaco deve essere sospeso, vedere paragrafo 4.4. Cortrium può essere somministrato mediante iniezione endovenosa o intramuscolare o per infusione endovenosa. Per il trattamento iniziale di emergenza, la via di somministrazione preferita è quella endovenosa.
Per le istruzioni sulla ricostituzione e diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Cortrium ha inoltre controindicato in pazienti con infezioni micotiche sistemiche, nell'utilizzo per somministrazione intratecale, nell'utilizzo per somministrazione per via epidurale. La somministrazione di vaccini vivi attenuati è controindicata in pazienti che ricevono dosi immunosoppressive di corticosteroidi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: dal momento che l'insorgenza di effetti indesiderati ha in rapporto al dosaggio e alla durata del trattamento, è necessario valutare attentamente tali fattori in ogni singolo paziente. In corso vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metilprednisolone ha un substrato dell'enzima del citocromo P450, CYP, ed è principalmente metabolizzato dall'enzima CYP3A4. L'enzima CYP3A4 è l'enzima dominante della più abbondante sottofamiglia CYP nel fegato dell'uomo adulto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cortrium insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a euro, Euroscatrud a euro, Euroslobidur, compresse rivestite a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide accorda a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide doc generici a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide ega a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide milana a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide Sandoza a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide Teva Italia a euro, Eurosnobizide, compresse rivestite a euro, Euroscelburata a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cortrium durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cortrium durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. I corticosteroidi hanno mostrato di ridurre la fertilità negli studi sugli animali. Vedere paragrafo 5.3. Gravidanza. Alcuni studi condotti nell'animale da laboratorio hanno mostrato che i corticosteroidi somministrati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'effetto dei corticosteroidi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non è stato valutato in maniera sistematica. Effetti indesiderati, come capogiri, vertigini, disturbi visivi, e la stanchezza, euforia o turbe dell'umore sono possibili dopo il trattamento con corticosteroidi. Se tali effetti indesiderati dovessero presentarsi, i pazienti non devono guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Con le vie di somministrazione controindicate intratecale/epidurale sono state segnalate le seguenti reazioni avverse: arachnoidite, disfunzione gastrointestinale/vescicale, cefalea, meningite, paraparesi/paraplegia, convulsioni, disturbi sensoriali. La frequenza di queste reazioni avverse non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esistono sindromi da sovradosaggio di corticosteroidi. In caso di sovradosaggio acuto è possibile la comparsa di aritmie cardiache e/o collasso cardiocircolatorio. Casi di tossicità acuta e/o morte per sovradosaggio da corticosteroidi sono rari. Non ci sono antidoti in caso di sovradosaggio di corticosteroidi, il trattamento è di sostegno e sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi sistemici, glucocorticoidi. Codice ATC. H02AB04. Cortrium, sale sodico dell'estere succinico del metilprednisolone, ha uno steroide di sintesi dotato di una potente azione antinfiammatoria superiore a quella del. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di metilprednisolone è lineare ed è indipendente dalla via di somministrazione. Assorbimento. Dopo una dose di 40 mg per via intramuscolare di metilprednisolone sodio succinato a 14 volontari, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati identificati rischi inattesi sulla base degli studi convenzionali di sicurezza farmacologica per somministrazione di dosi tossiche ripetute. La tossicità osservata negli studi a dosi ripetute è quella, elenco degli eccipienti, fiala solvente, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.